Pagoda! Hello! Hello! Siamo pronti? Siamo a Santa Pola. Siamo a Santa Pola, ma oggi è una giornata di carico, scarico e spesa al supermercato. Perché non ci abbiamo più niente, a meno che non ci mangiamo le gambe del tavolino. No, sì. Oggi Giornata di lavoro. giornata di, come dice la cosa, giornata di lavoro, perché non facciamo niente tutto il giorno. Quindi, Certo che no. niente. Quindi oggi dobbiamo fare qualcosa. Va bene signori, Oggi proviamo. tra qualche minuto ci mettiamo in marcia. Abbiamo individuato una sorta di sosta camper dove per 5 euro ci fanno fare il carico e lo scarico, altrimenti ci dobbiamo fare da Santa Pola a circa 30 km e non è che ci va tanto sinceramente. E se ricordate bene il discorso avevamo avuto un problema strada facendo riguardo la perdita del liquido di raffreddamento. Allora, cosa succede? Che quando siamo ripartiti dal Portogallo ci siamo messi in cerca di questo tappo, soltanto che qui in Spagna questo tappo non ce l'hanno, perché è un tappo con una valvola che viene applicato un tubicino. Nel momento che la valvola apre fuoriesce il supplemento dell'acqua, o se l'acqua va troppo in surriscaldamento apre automaticamente la valvola. Che succede? Che noi abbiamo girato, quanti abbiamo girati? 3-4 negozi, 3-4 autoricambi e non c'è stato verso di poter trovare questo tappo. A un'ottantina di chilometri qui da Pola abbiamo fatto fare un ulteriore controllo a dei ragazzi veramente bravi. Adesso non ho segnato il numero dell'officina, però sono ragazzi che si applicano sui van e sui camper. Fanno anche vetture, però diciamo che la maggior parte è tutta gente di passaggio che si affida a questi due ragazzi, che tra l'altro sono anche bravi. Gli ho spiegato la situazione, ho detto: ragazzi, io ho questo problema, possiamo fare un ulteriore controllo? Vi devo dire, guarda, sono stati veramente gentili, una gentilezza spaventosa. Mi hanno fatto subito mettere dentro l'officina, abbiamo fatto le prove di tenute, abbiamo fatto le prove di controlli, è stata fatta una sorta di controllo generale a tutto il motore, è stato controllato se eventualmente perdeva il radiatore del raffreddamento dell'aria calda. Non perde, anche perché me ne sarei accorto insomma alla fine. Ma saranno stati, quanto saranno stati? Tipo un'ora addosso al motore. no, sì. Dopodiché mi hanno detto: cambia il tappo. Questo tappo non si trova. Arrivati a Santa Pola ci siamo messi su internet alla ricerca di questo tappo, l'abbiamo trovato su Amazon. Dopo circa 4-5 giorni questo famigerato tappo è arrivato, è stato messo proprio il giorno stesso che è arrivato. Abbiamo tolto quello vecchio e ci siamo accorti che effettivamente usciva acqua dal tappo della vaschetta del radiatore. Adesso la cosa sembra risolta, però calcolate che abbiamo preso ieri il tappo e abbiamo fatto circa 15 km, 20 km. Testato 30 km. Non è stato proprio testato, però da quello che abbiamo potuto vedere sembra che la cosa sia risolta. Speriamo, altrimenti penso che sia veramente qualche cosa di peggiore del tappo. Però i controlli sono stati fatti. Dai controlli che sono stati fatti, i ragazzi mi hanno detto che la guarnizione della testata non può essere esclusa a priori. Il monoblocco non se ne parla proprio, perché altrimenti dice: se tu il momento che sei fermo 2-3 giorni, l'acqua dalla vaschetta di recupero dovrebbe eventualmente scendere, perché se il monoblocco è spaccato l'acqua entra nei cilindri. Quindi mi hanno detto assolutamente no. Poi è stato fatto il controllo con la temperatura alta, è stato lasciato il motore circa quasi un'ora acceso su di giri per vedere eventualmente i manicotti se fossero duri. Se fossero duri, in quel caso
ci sarebbe eventuale rottura della guarnizione della testata, ma no, tutto questo niente, quindi questa volta ci è andata bene, abbiamo risolto con 17 euro, 14 il tappo e 3 euro di spedizione, mi sembra, intorno ai 17 più o euro. meno così. Però sembra che abbiamo risolto. Questo tappo agli autoricambi non si trova per il semplice fatto che i modelli di adesso hanno un unico tappo senza valvola, e questi sono modelli un po' vecchiotti e il sistema era fatto diversamente. C'era sta famosa valvola sul tappo che questo tubicino, nel momento che il motore si riscaldava o la temperatura saliva più del dovuto, apriva questa valvola e faceva uscire il vapore. Bene, noi continuiamo, andiamo, vediamo. Bellissima, Polla è bellissima, veramente bella. Dopo vi mostro qualche immagine, ma veramente bella. Ieri c'era un sacco di gente, perché noi siamo arrivati qui che era sabato, ieri era domenica, era pieno di gente. Eravamo quasi appiccicati uno con l'altro. Tra pescatori e Tra pescatori e camperisti locali, penso che sia tutta gente locale perché erano targati tutti Spagna. Eravamo veramente appiccicati, proprio attaccati uno con l'altro, e stamattina fortunatamente siamo rimasti in 3, ci siamo noi, no, in 2. Dove? Noi e una ragazza belga che parla francese, tra l'altro, una ragazza che vive in van, targata Belgio, però parla francese. Bene, detto ciò, ci mettiamo in marcia, andiamo, vediamo, Jagoda, andiamo. Ma siamo pronti? Sì, Siamo pronti, andiamo. C'è il mare stamattina che è veramente stupendo. Tiravento, però il mare è no, che freddo, sì, che freddo non esiste. Ancora dobbiamo sentire il freddo in Spagna. Che dietro c'è una ragazza col van, ieri si era pure un po' mezzo arrabbiata con gli spagnoli, che praticamente dice che lei doveva riposare, c'era troppa confusione. dobbiamo andare via tutti. Sì, dobbiamo andare via tutti. Vabbè.
siamo arrivati qui a sta sorta. Allora, vediamo un po'. Campeggio. Allora, carico, scarico. Non c'è scritto quanto però. Vediamo un po'. Dovrebbe essere 5 euro, abbiamo letto 5 euro, no? Chiede 8 euro per caricare e scaricare e l'acqua e ormai ci stiamo, Va bene. però insomma non è poco, No, non fa niente poco. la prossima volta No, andiamo là. Non fa niente poco 8 euro, questo movimento quando lavate la vaschetta non lo fate, che dentro c'è una piccola calamita. Facendo questo movimento prima o poi la calamita cade e la buttate via, poi è un problema per rimetterla. Voi direte, perché tu lo fai? Che noi quando abbiamo acquistato il campo la calamita non c'era. Ah, ok. Quindi non lo fate anche voi, perché rischiate o da staccare il galleggiante o da staccare la calamita che segnala se è pieno o non È vero, perché il nostro non dici quando No. è pieno. perché È vero. il nostro non dice che è pieno o non è pieno, perché qui c'è un galleggiante da sta parte che mano a mano che sale poi va con una calamita a attivare un sensore che sta dentro la cassettina. Però il sensore non si attiva perché il galleggiante sale che c'è, ma non c'è la calamita che attiva il sensore dentro la cassetta. Questo che cosa succede? Succede che ogni volta che prendete la cassettina e cominciate a fare sto lavoro, calamita prima o poi il galleggiante si stacca e non segna più. Anche vedete, poi ripeto, per poter mettere la calamita bisogna togliere questo blocco, bisogna infilarlo dentro, staccare tutto quanto il, diciamo, quel bilanciere che c'è pure il galleggiante. È un po' complicata la cosa. Che è scaricato? Sì, era quasi scaricata. Ok. Questo lo mettiamo dopo. Io di solito quando scarico le acque, che specialmente adesso che siamo il camper sta in salita, quindi la maggior parte del liquido che sta dentro al serbatoio va via tutta. E di solito lo lascio sempre un po' aperto fino a che non rimando l'acqua dentro il serbatoio.
Che almeno un po' di odori, un po' di cose vanno via. Sì, si asciuga pure. Sì, si asciuga un po'. E poi alla fin fine è acqua, non è che sia... Questo ci aiuta tanto, non manda la sabbia dentro il serbatoio, ci aiuta veramente tanto. Ah, acqua potabile? Wow. Wow. Super pressione. Ma vado a vedere quanta. Vado a vedere quanta. Carico scarico fatto. Andiamo? Adesso spesa. Andiamo a fare la spesa. Dove andiamo? A Mercadona? O all'Idel? Ma possiamo andare dove? Troppo lontano pensi? Che cosa? Dove abbiamo fatto la lavatrice? E lì dobbiamo andare. Allora andiamo là. Lì, sta qui, sta? Che dovrebbe essere vicino. Sì, mi sembra che E vicino. allora vamos. Abbiamo spese le nostre buone 150 euro. Però abbiamo preso un bel po' di roba spesa perché, grossa. sì, perché sennò ogni volta cerca il supermercato, così invece abbiamo risolto. Adesso Vabbè, andiamo a parcheggiare. a parcheggiare, anche perché si è fatta una certa. Abbiamo Anche perché si è fatta una certa, si sono fatte come al solito le 2 di pomeriggio. Si sono fatte le 2 di pomeriggio e ancora non mangiamo. Ora avviamo i motori e ci andiamo a riparcheggiare. No, sei giù. Sei giù. Wow. Wow wow wow. C'è vento. Oh, ma quando siamo andati via non c'era vento. No. È vero? Adesso è così. Adesso si è alzato un vento. Guarda come acqua cambiata colore. Il colore? Beh, è chiaro. C'è molto vento. Torniamo oggi coccolati. Oggi dormiamo coccolati dal mare. Secondo me va bene. Come sta? Vabbè, che più o meno c'è, no? Più o meno sta in bolla. Sì, sì. Le temperature un po' più. Sì. Noi stamattina eravamo lì, ma si è messo l'inglese. Vabbè, pure qui non stiamo male, eh. Stamattina c'è vento, ci sono i surfisti.
Guardate che spettacolo l'acqua, mamma mia. Io adoro questo posto, io mi sono innamorato di questo posto. Guardate questo van, che bel disegno, eh? Veramente carino. Calciatore? No, non è calciatore. Ah, no, con musica. Sì, musicista, mountain bike. Bosco. Sì, tutto un bel bosco disegnato. Questo secondo me è stato fatto, questo non è adesivo, eh? Questo secondo me l'hanno fatto loro, hanno fatto loro, non lo so, però è bello. Dici che No, no, sì, sì. Non mi sembrano adesivi, eh. Va bene signori, con questo magnifico spettacolo noi vi salutiamo. Mi raccomando, mettete un bel like al video, commentate che ci fa sempre piacere. Rimarremo qui sicuramente 1-2 settimane, 1-2 settimane e poi vediamo il da farsi. Per adesso rimaniamo qui e ci prendiamo un po' di relax, ci riposiamo, ci rilassiamo e va bene così. Come già detto, mettete un like al nostro video, commentate, che ci fa sempre piacere, e grazie a tutti coloro che si iscrivono al nostro canale. Detto ciò, signori, lascio questa splendida immagine Santa Pola Alicante.